Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi faremo assieme questo semplicissimo progetto di borsa Carmela, molto semplice, veloce ed economico. La borsa misura 25 x 14 cm chiusa, ha due bottoni a calamita, la borsetta è abbastanza capiente, la possiamo portare come una semplice busta, così, nelle mani, e togliamo la catena, oppure a spalla con questa graziosissima tracollina. Ok, adesso passiamo alla lista materiali che ci occorre per fare questa borsetta, ma vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanella delle notifiche, così in modo da non perdere nessun video. Adesso passiamo al video tutorial. Eccoci pronti con i materiali e gli strumenti che ci occorrono per realizzare la nostra borsetta. Ci occorre del cordino piatto 3 mm, 300 grammi circa. Poi ci occorrono due bottoni calamita da 2 centimetri, 2, una tracolla con moschettoni 60 centimetri, un uncinetto numero 4,5 delle forbici marca punti e un ago e il metro. Ok, passiamo al video tutorial. Iniziamo facendo un nodino, stringiamo il nodino e facciamo 36 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, ne facciamo 36. Le 36 catenelle che misurano 23 centimetri. Adesso saltiamo la prima, giriamo il lavoro e lavoriamo dietro le catenelle. Saltiamo la prima e lavoriamo la seconda, così, e facciamo punti bassi. Questo è il primo e continueremo così per tutta la riga, quindi saranno 35 punti bassi, un punto basso su ogni punto, quindi facciamo 35 punti bassi. Fatti 35 punti bassi, entriamo dall'ultimo punto prendendolo così, in questo modo, quest'asola e quest'altra asola, ed entriamo l'eccesso di filo che c'è all'inizio, così lo nascondiamo. Ok, adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro in questo modo. Nel primo punto, in questo punto, andiamo a fare un punto basso. Ogni giro inizia con un punto basso, il prossimo faremo un punto bassissimo, così, e il prossimo faremo una mezza maglia alta. Carichiamo, entriamo nel punto e usciamo tutte e tre le asole. Nel frattempo sotto andiamo a nascondere l'eccesso di filo, quindi ripartiamo con un punto bassissimo. Il punto basso si fa solo all'inizio e alla fine del giro, poi la ripetizione sarà un punto bassissimo e una mezza maglia alta. Quindi abbiamo fatto un punto bassissimo, adesso faremo una mezza maglia alta, un punto bassissimo e una mezza maglia alta, così tiriamo il filo sotto l'eccesso e lo lasciamo, poi lo andiamo a tagliare e sigillare dietro. Quindi continueremo con un punto bassissimo e una mezza maglia alta per tutto il giro. Nell'ultimo punto faremo un punto basso. Ho alternato
un punto bassissimo con mezza maglia alta, sono alla fine, vedete qui c'è la mezza maglia alta e qui c'è un punto bassissimo, siamo alla fine e quindi abbiamo detto che alla fine l'ultimo punto sarà un punto basso, come all'inizio che abbiamo fatto un punto alto. Adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Vedete, questo è il punto che esce fuori. Adesso un punto basso, una mezza maglia, una maglia bassissima, scusate, e una mezza maglia alta. Quindi abbiamo fatto come il giro precedente, una maglia bassa, un punto bassissimo e una mezza maglia alta. Da adesso in poi la ripetizione sarà sempre uguale come il giro precedente, una maglia bassissima e una mezza maglia alta per tutto il giro. Quindi le ripetizioni saranno tutte uguali, alla fine ci sarà un punto basso. Dobbiamo alzare il lavoro del pannello finché non arriviamo a una misura di 32 centimetri. Poi vediamo quanti giri sono, però a noi quello che interessa è la misura. Arriviamo a 32 centimetri di altezza. Ho fatto 54 giri in totale. Per una misura, vi avevo detto 32, ma ho allungato un altro po' e sono a 34 perché mi sono resa conto che era un po' bassino, un po' poco 32. Ho fatto 34 per un totale di 54 giri per 25 centimetri di larghezza. A questo punto dobbiamo stabilire dove verrà il manico, quindi contiamo 9 punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e mettiamo un segnapunti. E la stessa cosa dobbiamo fare dall'altro lato. Contiamo 9 punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e mettiamo il segnapunti. Adesso qui abbiamo la catenella e iniziamo il giro per fare il manico. Iniziamo con un punto basso, sempre con la stessa ripetizione, e arriviamo al marcapunti. Un punto basso, un punto bassissimo e una mezza maglia alta finché non arriviamo al marcapunti. Siamo arrivati al marcapunti, lo togliamo e facciamo l'ultimo punto che è una mezza maglia alta. A questo punto facciamo delle catenelle finché non arriviamo nel prossimo marcapunti, quindi ne facciamo 19. Fatte le 19 catenelle ci andiamo ad agganciare dove c'è il punto segnato qui con una mezza maglia alta, così, e questo punto lo segniamo così non ci confondiamo dov'è il punto, in questo modo. Ok, abbiamo fatto una mezza, adesso una mezza maglia alta, adesso facciamo una bassissima e continueremo così finché non arriviamo alla fine e facciamo il punto basso nell'ultimo punto. Facciamo una catenella e giriamo e iniziamo nuovamente con la stessa ripetizione: un punto basso, una bassissima, una mezza maglia alta finché non arriviamo dove c'è il marcapunti. Sono al marcapunti, lo tolgo
faccio una mezza maglia alta così, e poi vado a lavorare dentro il manico, così riempiamo tutto il manico con punti bassi finché non arriviamo nell'altro marcapunto. 23 punti bassi. Adesso sono dove c'è il marcapunti, lo tolgo e faccio una mezza maglia alta, un punto basso e una mezza maglia alta finché non arriviamo alla fine. La stessa ripetizione nell'ultimo punto, un punto basso. Adesso faccio una catenella e giro il lavoro. Adesso andiamo a fare la stessa ripetizione. Facciamo il punto basso, un punto bassissimo e una mezza maglia alta, e lo faremo finché non arriviamo nei punti bassi del manico. Ho fatto la stessa ripetizione, sono sempre 9 punti, anche quello di sotto erano 9 punti, e ora continueremo sul manico lavorando punti bassi semplici su ogni punto. E arriviamo qui nell'ultimo punto basso. Ho fatto i 23 punti bassi, adesso facciamo i 9 punti come facciamo di solito. Iniziamo con mezza maglia alta e poi facciamo bassissima, mezza alta, bassissima, alta, bassissima, alta, bassissima e un punto basso. Nell'ultimo punto una catenella, giriamo il lavoro. Adesso su ogni punto lavoriamo in costa, cioè prendendo metà punto. Questo è il punto intero, ne prendiamo solo metà e lavoriamo punti bassissimi. Abbiamo fatto i 9 punti bassissimi. Adesso facciamo il punto bassissimo, però prendendo il punto per intero, non in costa, ma tutto il punto. Quindi facciamo punti bassissimi finché non arriviamo nell'ultimo punto. Poi riprendiamo come abbiamo fatto qui, lavoriamo in costa, punto bassissimo. Sono alla fine, nell'ultimo punto, ho fatto l'ultimo punto bassissimo in costa, vedete? Adesso facciamo punti bassissimi su ogni rigo del lavoro per tutto il perimetro fino a qui. Quindi iniziamo dal primo punto o giro e prendiamo il punto di ogni fine giro. Ho fatto il primo lato, qui sono sul primo angolo e prendiamo il punto in costa a questo punto, vedete? Qua ho fatto l'ultimo punto bassissimo e qui
lo prendiamo in costa, così. Ho fatto tutto il giro, adesso tagliamo, usciamo il filo così e andiamo a nascondere il filo nella trama del lavoro. Vi do le misure. 36, 25. Adesso diamo una forma alla borsetta, quindi giriamo al rovescio, adesso andiamo a cucire i laterali. Ho messo il marcapunti nei due punti che devo andare ad unire, poi vedete, cercate di non sbagliare riga, fatela sulla stessa riga, così i due lati verranno in ugual misura e cuciti. Ok, adesso ago e cordino e andiamo ad unire. Adesso uniamo l'altro lato e lo facciamo allo stesso modo. Togliamo il marcapunti e andiamo ad unire. Lasciamo sempre un po' di cordino, così poi lo andiamo a nascondere. Così. Ho unito anche l'altro lato, ho nascosto gli eccessi, adesso andiamo ad inserire i bottoni a calamita, li mettiamo uno a destra, uno a sinistra e uno a destra, in questo modo, e andiamo a cucire con ago e filo. Prendete la misura corretta, è molto facile perché ci sono le righe a fare da misura, e andate a cucire la parte superiore e la parte inferiore.
misure finali della borsetta, che sono 25 centimetri per 14 centimetri. Ecco la nostra borsetta Carmela pronta, con i suoi 2 bottoni a calamita. Potete anche foderarla se volete, potete metterla a spalla o potete portarla in questo modo, così. Molto facile come progetto, veloce, poco materiale. Spero il progetto vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video tutorial. Non dimenticatevi di commentare, mettere un like se vi fa piacere, e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao!